Adamina, il catalogo è questo. Oggi farò testamento. Testamento, articolo 3. Pensiero. In fin dei conti la parola pensiero è il mio terzo paragrafo. Non godo buona salute e in fondo non ricevo una grande stima. Cosa intendo con pensiero? Io intendo un pensiero non inferiore a quello di qualsiasi pensatore della storia del pensiero, che risulta da una duplice rivoluzione a partire dal pensiero di Freud. La prima rivoluzione è linguistica, la seconda è costituzionale. La riforma linguistica, se ben ricordo, ci sono arrivato nel 92-94, forse 94. La prima rivoluzione, quella linguistica, è consistita nel fare passare ciò che è noto come la parola pulsione in Freud, l'ho fatta passare a una delle leggi universali del moto dei nostri corpi. C'è la gravitazione universale di Newton, c'è una legge di moto dei corpi che sono i nostri, umani, che è una legge non meno universale di quella newtoniana, ma è occorso fare un passaggio e rivoluzione linguistica dalla parola pulsione alla espressione legge di moto dei corpi. È difficile immaginare, non mi dedico neppure a raccontare, le resistenze che ho incontrate a questa rivoluzione puramente lessicale. Quella che ho chiamato rivoluzione costituzionale è tale perché è interna alla legge di moto di cui parlo e coinvolge la storia del pensiero da quando siamo in grado di avere documenti, ciò che si chiama storia della filosofia, a oggi. Freud, nella sua legge di moto non meno universale della gravitazione universale newtoniana, contempla 4 articoli, un'articolazione di 4 parti, momenti più esattamente. La spinta, la messa in moto, insomma, la fonte, io dico essere il soggetto stesso. Alla fine ci sarà la meta, uguale conclusione, logica e cronologica, o anche sinonimo soddisfazione. Il terzo articolo, essendo l'oggetto, apriti cielo, su questa parola oggetto, difende, per così dire, la storia intera della filosofia, così come la storia dei nostri guai umani. Quando si tratta di oggetto, diceva Freud, siamo al narcisismo, cioè alla schizofrenia. Io ho fatto un semplice passaggio, però costituzionale. Ho sostituito all'oggetto, donde la solita, mi scuso di usare la parola volgare, ma a volte ci vuole, la solita manfrina, che è il nome di una danza piemontese di tanto tempo fa, una danza popolare, detta monferrina, per chi non lo sapesse, da Baleira, della relazione soggetto-oggetto. Un bel giorno mi sono detto non ne posso più e avevo ragione a dirmi che non ne potevo più.
Si tratta di sostituire all'oggetto non lo spirito, non l'ideale, catastrofico ideale. Si trattava di sostituire all'oggetto la materia. Io non sono oggettivista, sono materialista. Poi ognuno si vada a vedere che rapporto c'è di ciò che dico col materialismo storico e dialettico di Marx, col materialismo volgare, con altri materialismi ancora. Non faccio nessuna lezione di storia o filosofia. Certo che la sostituzione della materia all'oggetto, e l'ho già in fondo premesso prima, ha la conseguenza, no, meglio dire, la premessa, consistente nel fatto che la materia di cui parlo è quella che proprio nel mondo del lavoro si chiama la materia prima. Possono essere i profilati metallici, possono essere i mattoni già confezionati. Sono materie prime, solo che io ho messo nella materia prima anche il pensiero. Mi si dirà, ma come il pensiero è materia? Certamente materia. Se è suscettibile di essere trasformato in qualcosa di ulteriore, in un prodotto ulteriore, è una materia né più né meno che i mattoni. E infatti la società di cui dirò fra un momento, che chiamo Società Amici del Pensiero, io l'ho anche chiamata una mattoneria. Mi sono già lamentato con me stesso di non essere stato io a inventare la massoneria, quantomeno ho la soddisfazione di aver inventato la mattoneria. Come produttore io produco mattoni. Spesso, per settimane e settimane, ne produco perfino uno al giorno nel blog Think, che tanti già conoscono. Che materia, passaggio alla materia, dalla materia prima alla materia seconda, comporti più di un partner, almeno due partner, ciò fa parte della produzione di alcunché. Esiste la materia bruta, quella che i greci chiamavano la yle. Ricordo ai tempi del liceo che nessuno riusciva a capire cosa diavolo fosse questa yle. Era una manfrina di Platone. Lui voleva che la materia esistesse a uno stato ancor meno che protoplasmatico. L'esempio che porto per affondare l'idea di una yle è un esempio molto semplice, noto a tutti. L'uva, l'acino d'uva. Per una scimmia, un cane che passa davanti alla vigna, l'acino non ha nessuna forma di esistenza, nemmeno di materia bruta, semplicemente non c'è, gli passa davanti come se non ci fosse. Il giorno che l'acino è da me preso, anche solo con la congettura che fosse commestibile, da quel momento è diventato una materia prima. Che cosa ha fatto dell'acino una materia prima? Il pensiero. Il mio pensiero si è detto, toh, forse si può mangiare. In quel momento l'acino ha l'esistenza di materia prima. C'era un filologico.